Eccoci finalmente, torniamo a parlare di giradischi 1200. Oggi vi farò vedere come si controlla il piatto rotante. Lo trovate anche con altre denominazioni, plattern o rotore. Il piatto rotante potrebbe presentare alcuni difetti. Tenete presente che il giradischi è composto da questo piatto che può essere rimosso. Dopo vedremo cosa c'è al di sotto della parte superficiale. Allora, per vedere se il piatto in prima battuta è un piatto ancora dritto, dobbiamo farlo ruotare velocemente in modo tale da poter vedere se questa linea del giradischi è fissa, ovvero tende ad alzarsi e ad abbassarsi. In questo caso il difetto andrebbe poi a produrre degli effetti sul vostro vinile quando lo ascoltate, perché presenterebbe dei punti in cui si alza e si abbassa, e per questo problema avremo anche la puntina che si abbassa e si alza. Quindi andiamo a ruotare velocemente il nostro piatto. Vi farò vedere da vicino nel dettaglio come si presenta un piatto dritto. Come avete potuto notare, questo plattern, questo rotore, non ha alcun problema di inclinazioni, quindi il piatto è praticamente dritto e non ha problemi. Adesso però vi farò vedere alcuni dettagli che dovrete controllare al fine di verificare se il plattern è stato limato, è stato abraso nella parte dove ci sono i pallini che fanno rilevare la velocità stroboscopica, e quindi se è stato questo piatto se è stato riverniciato. Questo perché in fase di riverniciatura, quando le persone che fanno questa operazione vanno a rimuovere tutta la parte ossidata del piatto rotante, in fase di riverniciatura poi potrebbero esserci alcune differenze. Ora vi farò vedere nel dettaglio come si presenta un piatto rotante originale, seppur parzialmente ossidato. Se voi andate ad osservare attentamente i pallini della luce stroboscopica, nonché la parte superiore e quella inferiore, noterete che non sono superfici lisce, ma sono superfici che presentano le tipiche rigature di un passaggio al tornio, un po' come il discorso che avevamo fatto sull'adattatore 45 giri originale della Technics. Queste rigature sono molto sottili, quasi impercettibili, ma se provate con un coltello, con una lama delle forbici in questo caso, vi accorgerete che sfregando la superficie emetterete un suono tipico di una superficie non liscia. Diversamente, quando vengono restaurati i piatti rotanti, quando si passa con l'abrasivo, la carta abrasiva o con un qualsiasi altro strumento per rimuovere la parte ossidata dai pallini delle superfici, questo chiaramente andrà a rimuovere anche questo dettaglio della superficie, che diventerà praticamente liscia. Un altro dettaglio che dovrete controllare è la parte superiore del plattern, cioè questo labbro superiore. Spesso quando vengono restaurati i piatti rotanti, nella fase di riverniciatura, non ci si preoccupa di eliminare la parte nera che troverete la vernice nera fino a questo punto e non fino a qui. Ok? Quindi badate bene, è un piccolo dettaglio che vi fa capire
se il piatto è stato già maneggiato, è un indicatore di originalità. Così invece si presenta la parte nascosta, la parte sottostante il piatto rotante. Abbiamo un magnete centrale, abbiamo un rilevatore di posizione, 3 viti che bloccano il magnete e un rivestimento interno in gomma. Allora, cosa dovete guardare della parte inferiore? Assicuratevi che il magnete sia integro e che anche questo rilevatore di posizione non sia ossidato o comunque alla vista ammalorato. Se poi volete controllare in maniera molto accurata il piatto rotante, assicuratevi che la corona del plattern non abbia nella parte sottostante punti importanti di ossidazione. Chiaramente anche questa parte del piatto rotante del plattern non è liscia, ma è tutta fatta al tornio, quindi troverete le rigature della lama sul tornio. In ultimo, prima di salutarvi, io vi ricordo di iscrivervi al mio canale e di cliccare anche sulla campanellina nel caso voi non vogliate perdere gli aggiornamenti dei contenuti che saranno caricati nei prossimi giorni. Per questa mini guida che sto realizzando per tutti gli iscritti del mio canale, io vi ricordo che prossimamente andremo ad analizzare il braccio, l'elettronica del giradischi e le varie versioni dei Technics 1200. Vi saluto ricordandovi inoltre che il piatto rotante presenta in questo punto un'etichetta di avvertenze della casa produttrice. Il codice del ricambio originale, qualora voi riusciate a trovarlo nuovo, sarà inserito in descrizione. Io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo mio video. Alla prossima!